La proof of work. La proof of work che cos'è? È un algoritmo di consenso appartenente al protocollo Bitcoin, ma non solo. Viene utilizzato anche da altri tantissimi token. Questo algoritmo viene utilizzato sulla blockchain, in questo caso di Bitcoin, per andare a confermare le transazioni e per andare a inserire queste transazioni nei nuovi blocchi che si inseriranno sulla blockchain. La prova di lavoro è il deterrente per far sì che i miner si comportino nel modo corretto, non vadano ad approvare nei blocchi transazioni malevole e non si vada ad effettuare il double spending. Infatti la proof of work va a incentivare i miner che competono tra di loro con l'utilizzo di forza computazionale, come possono essere grandi calcolatori, energia elettrica e altre spese, per riuscire a risolvere un difficile calcolo matematico e far sì che il miner che risolve questo calcolo matematico, che va a inserire un nuovo blocco alla catena, possa ricevere come ricompensa dei bitcoin di nuovo conio. Piccola parentesi, vi ricordo che questo argomento è trattato un pochino più nel dettaglio nella playlist dedicata al corso criptovalute e blockchain. Comunque poi ci saranno degli approfondimenti in questa playlist. Ma oggi andiamo a vedere dove nasce la prova di lavoro, quando è stata inventata questa proof of work. Senza andare troppo indietro, partiamo dal 1992, quando internet si diffuse a macchia d'olio e si diffuse anche l'utilizzo dei servizi di posta elettronica, che portò con sé, oltre a una grande utilità per gli utenti, anche alcune difficoltà, alcune criticità. In quel periodo i servizi di posta elettronica erano spesso presi di mira e sotto attacco. Questi attacchi erano atti a minare la stabilità del server e andare a disabilitare questi client. E non solo, ieri più di oggi i servizi di posta elettronica, le caselle di posta elettronica degli utenti erano veramente bersaglio degli spammer e si riceveva tantissima spam tutti i giorni. Così due studiosi, due accademici iniziarono a cercare di capire e a studiare alcuni metodi che cercassero di impedire o comunque rallentare tutti questi attacchi. E tra le tante idee, una era proprio quella di inserire un costo computazionale per poter utilizzare i servizi di posta elettronica. Andarono quindi ad esercitarsi e a studiare dei difficili calcoli matematici da poter far risolvere con forza computazionale e iniziare anche ad utilizzare un uso più sostanzioso e continuativo della funzione hash. Una volta eseguita questa prova di lavoro e aver risolto il calcolo matematico impostato per riuscire a inviare correttamente queste email, il risultato doveva essere inserito nelle mail da parte dell'utente, il client ne verificava la veridicità e solo in quel caso l'email poteva essere inviata. In caso contrario, se non fosse stata eseguita la POV, quindi questa prova di lavoro, il messaggio non sarebbe stato inviato. Abbiamo sentito la parola hash e la troveremo molto spesso nel settore delle criptovalute. L'hash che cos'è? L'hash è il risultato di una funzione, la funzione hash. È un'operazione ovviamente inerente alla crittografia che va a generare un ID univoco e soprattutto che non si potrà ripetere da una determinata informazione. E anche in questo caso vi suggerisco di andare a cercare nella playlist corso criptovalute e blockchain il video che si intitola Come caricare un file sulla blockchain, perché in quel caso lì vi mostrerò nella pratica che cosa vuol dire questa definizione. La funzione hash viene utilizzata per andare a codificare dei dati e far sì che questa codifica ne esca un risultato, una stringa di caratteri. Utilizzando questa funzione si va a garantire l'autenticità dei dati, a firmare dei documenti elettronici e anche soprattutto a memorizzare in modo totalmente sicuro eventualmente anche delle password. Con la funzione hash noi possiamo andare a codificare un qualsiasi dato di qualsiasi dimensione e generare questa stringa di caratteri che è invertibile, nel senso che noi dallo stesso dato che abbiamo crittografato otterremo sempre lo stesso hash, ma dall'hash non possiamo tornare indietro per andare a vedere quale dato è stato crittografato. Infatti si dice anche che la funzione hash è una funzione deterministica. Infatti lo stesso dato, lo stesso file avrà sempre lo stesso hash. E un'altra caratteristica della funzione hash è la resistenza alle collisioni.
ovvero non si troveranno mai due messaggi diversi con lo stesso hash, ma ci sarà sempre un messaggio col suo hash univoco. Tendici utilizziamo un attimo questo servizio che va a calcolare la funzione hash. Io vado a scrivere il mio nome, Maurizio, con la M maiuscola. Clicco sulla generazione dell'hash e vedete qua sotto l'hash che ha generato. Se io modifico la M da maiuscolo a minuscolo, la parola è la stessa, ma cambio solo la lettera da maiuscolo a minuscolo, vedete che l'hash va a cambiare. Se io ritorno a scrivere il mio nome con la lettera maiuscola, vedete che l'hash torna a essere quello precedente. Nel 1997 un noto cypherpunk, Adam Beck, diede alla luce ad Hashcash. E il principale obiettivo di Hashcash era di bloccare ed impedire gli invii massivi di spam. L'idea di base fondamentalmente era quella di associare un costo per ogni qualvolta si inviava un'email, oltre all'aggiunta della risoluzione di un calcolo matematico. Il costo si traduceva ovviamente nel computer che serviva per inviare l'email e l'elettricità per mantenere acceso il computer e per inviare le email, che ovviamente l'invio di poche email o di una singola email aveva un costo irrisorio, ma per gli spammer che inviavano migliaia di mail tutti i giorni iniziava ad essere un costo importante da sostenere. Bitcoin utilizza la funzione di Hashcash come parte del suo mining ed Hashcash utilizza, come dice il nome stesso, la funzione di hash. Nel 1999, in uno scritto di circa 15 pagine, viene coniata per la prima volta la parola prova di lavoro, proof of work, da Jacobson e Joel, che vanno a descrivere la proof of work come un protocollo che serve a dimostrare ad un verificatore di aver utilizzato una forza computazionale in un intervallo di tempo ben specifico. Successivamente nel 2004 Hal Finney, abbiamo già accennato di Hal Finney nel video precedente, ma andremo poi nel dettaglio di tutti questi personaggi nei prossimi video, non vi preoccupate. Nel 2004 Hal Finney crea Reusable Proof of Stake, prendendo esattamente come base il proof of work creato da Adam Beck con il suo Hashcash, introducendo però una variante della riutilizzabilità. Da lì prende il nome per appunto Reusable Proof of Work oppure REPOV. Come bene avete capito, in quegli anni tantissimi criptografi, tantissimi ingegneri, sviluppatori, anche appartenenti alla lista cypherpunk, stanno lavorando su tutte queste innovazioni crittografiche che poi hanno portato per appunto la creazione di Bitcoin. Hal Finney, sulla scia della teoria dei collectible di Nick Szabo, va per l'appunto a ideare REPOV. Come funziona REPOV? Praticamente il client REPOV va a creare un token REPOV, scusate le ripetizioni di parole, fornendo una stringa di prova di lavoro con una determinata difficoltà e firmata ovviamente dalla sua chiave privata. Il server registra quel token come appartenente alla chiave di firma. Il client quindi può trasferire il token su un'altra chiave firmando un ordine di trasferimento su una chiave pubblica e il server quindi registra la proprietà di quest'ultimo token che è stato trasferito come proprietà corrispondente alla chiave privata di quest'ultimo indirizzo che ha ricevuto il token, ovvero l'indirizzo a chiave pubblica. REPOV, insieme ad Hashcash e tutte le altre innovazioni che si sono susseguite fino ad ora, sono le pietre miliari che hanno portato Satoshi Nakamoto alla creazione del protocollo Bitcoin. Infatti è proprio grazie alla proof of work che Nakamoto riuscì a trovare un modo per andare a validare le transazioni senza necessariamente utilizzare terze parti o un servizio di terze parti, risolvendo e andando a impedire sul nascere la possibilità della doppia spesa, che ricordiamo essere il primo grande problema da risolvere per avere un denaro digitale. In altre parole, la proof of work si basa su una formula matematica che viene chiamata crittografia ed è proprio da qui che prendono il nome le criptovalute e viene utilizzata per andare a determinare in che modo vengono validate le transazioni, in che modo viene raggiunto il consenso su una blockchain, ed è il modo più sicuro in assoluto in questo panorama per andare a verificare la validità
delle transazioni e così a tutelare tutti gli utilizzatori di Bitcoin.